Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, calciomercato, la situazione Brescianini che ieri ha sconvolto me in primis e credo tutti quanti. Andiamo a vedere cosa ci è dato sapere da giornalisti e da addetti ai lavori, cosa è successo, perché e per come, ovviamente per le notizie che abbiamo. Commentiamo, esprimo una mia semplice opinione, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e partiamo da Chiarillo che su X scrive: mi risulta che il Napoli non se l'è fatto soffiare Brescianini, ha solo ritenuto che non volesse un rilancio e l'ha mollato consapevolmente, sperando che il calciatore individuato in sua vece, altro spessore se è quello che mi hanno detto, arrivi. Al di là di Gilmour resta l'imbarazzo di due giocatori arrivati alle visite mediche senza costrutto. Si poteva evitare questa figura mediatica? Io credo che questa figura mediatica, brutta figura mediatica, si poteva assolutamente evitare. Poi andremo un attimo a leggere un altro articolo che implementa questa situazione e forse ci dice anche il perché del non approdo, ecco, di Brescianini in quel di Napoli. Retroscena Brescianini, la furia del DS del Frosinone. Cosa sia successo di preciso non è ancora del tutto chiaro. È certo che il direttore sportivo dei Ciociari, Guido Angelozzi, ieri a fine mattinata era furibondo, anche se poi in serata alle persone vicine ha parlato di malinteso per non inasprire i rapporti con la società partenopea. Il Corriere dello Sport in edicola prova a sviscerare le cause, eccetera, eccetera, che è finito all'Atalanta dopo aver sostenuto le visite mediche con il Napoli. Ed è probabile che lo scoglio sia nato sulle modalità di pagamento e sulla formula. Dal Napoli filtra che pur apprezzando molto Brescianini, riflettendo sulle condizioni dell'affare, gli azzurri hanno preferito virare su un giocatore più pronto, più che su uno di prospettiva. L'Atalanta è sempre stata sulle tracce dell'ex Milan e per lungo tempo è anche apparsa la società in pollo per aggiudicarsi il giocatore nato a calcinate. Ha sfruttato la fase di stallo grazie a un contatto diretto tra l'agente del giocatore Beppe Riso e l'AD nerazzurro Percassi. Allora, il punto potrebbe essere questo, ovvero la modalità dell'operazione, il Napoli 1 milione per poi il prestito con obbligo di riscatto a quanto leggevamo ieri dal 1° gennaio in avanti, ovvero dal primo punto nel girone di ritorno del Napoli per poi arrivare a quei 12 milioni totali. L'Atalanta, a quanto si legge, ha offerto, da una parte si scrive 13, da una parte 14, comunque siamo lì tra 13 e 14 milioni, dove il Milan, attenzione, ha il 50% della rivendita, quindi al Milan andrebbero o 6,5 o 7 milioni. Può darsi che ci sia stata una pressione da quel punto di vista, può anche darsi, però non credo che sia stato solo quello che ha fatto poi saltare assolutamente l'operazione. È una considerazione che però va fatta e va detto, perché il Milan comunque aveva il 50% sulla vendita del calciatore. Detto questo, non dobbiamo fare assolutamente la caccia all'uomo, però dobbiamo analizzare il perché siamo arrivati a questo punto e non siamo pronti. Non abbiamo dato a Conte un Napoli quasi completo a ridosso dell'inizio del campionato. Siamo d'accordo, la situazione Osimhen ha bloccato tutto e quant'altro, però se tu ti poni sempre con il prestito, con diritto di riscatto, operazioni che vanno più alla lunga di vengo con i 12 milioni cash, mi prendo il calciatore ed è finita lì. Quindi le operazioni in prestito, visto che Brescianini se ne parla già da 3 settimane, forse anche più, sarebbe dovuta già essere definita e conclusa. Le visite mediche ieri lo facevi filmare e quant'altro, quindi c'è stato qualcosina nel mezzo che non ci è dato sapere, perché ci sono anche dinamiche di mercato tra società e amicizie, tra direttori sportivi e quant'altro, che poi salgono a galla e fanno anche fanno sì che le operazioni poi non vadano in porto. Non sto colpevolizzando, scusate, non sto colpevolizzando nessuno in questo caso, perché non abbiamo
sicuramente il 100% delle prove e delle notizie. Arriveranno, credo, poi nei mesi, perché poi sono cose che usciranno nei mesi e si saprà per filo e per segno cosa è successo. Fatto è che non sei pronto. Si legge che il Napoli sia su questo calciatore del Manchester United. Andiamo a prendere un attimo la notizia, perché a quanto pare Mann è a Londra, sta vedendo di spianare la strada verso l'arrivo di Lukaku, speriamo ci riesca. Comunque Mann lavora per McTominay, centrocampista del Manchester United, valutazione, attenzione, valutazione di 30 milioni, e a quanto si legge il Napoli comunque sta tentando di prendere il calciatore in prestito. Quindi non è un'operazione cash, non sarà un'operazione lampo nel caso dovesse andare in porto, ma te la porterai comunque a ridosso della fine del mercato. Semplicemente. Perché per calciatori del genere, quando viene chiesta una cifra di 30 milioni, al di là che il calciatore ci valga o meno, il mercato comunque, le cifre di mercato cambiano di anno in anno, e non è questo poi il punto. Il punto è che se devi completare la squadra, le operazioni in prestito le puoi fare il 29, il 30 agosto, dove poi troverai società che devono piazzare, tu che devi piazzare, quindi si trova la quadra nelle 24 ore anche con uno scambio in prestito tra calciatori e risolvi, perché le tempistiche del calciomercato poi sono a ridosso della chiusura e quindi conviene a tutti, ma adesso te lo porti solamente molto più a lungo di quanto dovresti. Noi rischiamo di andare a Verona senza centrocampisti, ovvero Lobotka che chissà alla fine, poi nel caso vuoi reintegrare Foloruscio, Caiusto e tutti quelli che sono stati messi poi da parte, fuori rosa, chi si allena, chi non si allena e quant'altro, ti ritroverai anche senza l'attaccante. La formazione è schierata contro il Modena, molto probabilmente contro il Verona, e quindi te la rischi. Io mi auguro che come porti a casa comunque i 3 punti nelle prime 3 partite di campionato, perché poi hai, se non erro, Verona, Bologna e Parma in successione, quindi sono 3 partite che sulla carta dovresti assolutamente vincere se vuoi poi puntare a questo quarto posto, alla zona Champions League, perché poi perdere punti all'inizio di un campionato è penalizzante sempre, però all'inizio del campionato dove diciamo tatticamente comunque incerto, le contromisure diciamo tra le squadre che si affrontano non sono ancora radicate, perché puoi sapere come gioca una squadra, però poi le contromisure le prendi a campionato in corso, dove hai visto giocare l'avversario un bel po' di volte contro gli altri e quant'altro, quindi ci sono quelle incognite che possono, diciamo, non usiamo il passato, che possono fare il tuo gioco in quanto non pronto. Quindi può darsi che il livello tecnico è, al di là che noi non siamo completi, è diverso, sei un tantino superiore sicuramente al Verona, allo stesso Bologna e al Parma, però sono squadre che a parte il Bologna, Verona e Parma comunque sono squadre tra virgolette piccole, che fanno una preparazione più leggera rispetto alle grandi, che poi hanno, noi non ce l'abbiamo quest'anno l'infrasettimanale con le coppe, ma le grandi fanno una preparazione più, diciamo, consona per arrivare a maggio giocando anche le coppe. Invece le piccole cercano di far punti fino a febbraio, correndo molto di più degli altri, e quindi ti mettono un tantino in difficoltà. Vedremo come andrà a finire questa situazione a centrocampo. Poi se si vuole fare la caccia all'uomo, torniamo un attimo indietro. Quando è stato presentato Antonio Conte disse: faccio io, dico io, il mercato lo faccio io, ho chiesto questo al presidente, mi è stato concesso, e quindi ecco che poi la situazione e le considerazioni virano su Giovanni Manna, direttore sportivo. Io non posso essere né totalitario nel giudizio di Manna, e né tantomeno severo, perché voglio vedere come arriviamo al 30 agosto. Al momento siamo in ritardissimo ed è un dato di fatto, però Manna
ha ereditato una patata bollente, ovvero un Napoli comunque svalutato, un Napoli arrivato decimo, calciatori che comunque difficili da piazzare visto il rendimento di quest'anno, al di là della situazione Osi, che poi è stata gestita malissimo, ma da febbraio, non dall'arrivo di Mann, è stata gestita malissimo con quel rinnovo che io credevo ingenuamente, ci sono i video e le live che parlano chiaro sul canale, io credevo che il Napoli avesse già l'accordo e l'avesse già venduto, perché visto come ragioniamo economicamente parlando, quando firmi un accordo del genere, mi sono detto ok, il Napoli allora l'ha già venduto, ha trovato l'accordo con l'eventuale squadra che se lo prende e a giugno non lo vedremo più. Non era così e addirittura hai messo Osi fuori rosa, dicendo a Conte che ovviamente è venduto e fuori rosa, e Conte è venuto da te e ti ha detto non c'è problema, Osi fuori rosa, prendetemi Lukaku e risolviamo la situazione, perché a me serve un attaccante così, quindi viriamo su Lukaku, non c'è alcun problema. Ma lo stesso Conte non aveva calcolato, e nemmeno noi, e credo nemmeno il Napoli, che questa situazione poi potesse andare avanti nel tempo e portarsi fino a fine mercato. Speriamo di piazzarlo fino al 30 agosto, di piazzarla Osi, perché altrimenti ti rimane a libro paga e fuori rosa, e la punta la devi prendere ugualmente, perché poi non gli prendi la punta al mister e giustamente o presenta le dimissioni oppure farai un campionato con diatribe, questioni, spaccature tra società e allenatore e staff e quant'altro, cosa che dovevamo evitare, dobbiamo evitare, perché siamo ancora in tempo, anche se i giorni sono contati e stiamo arrivando alla fine del calciomercato, manca pochissimo, e se ti presenti come oggi con McTominay, no, è in prestito, andiamolo a prendere, vediamo, piazziamo il prestito, così lo portiamo a Napoli, non succederà praticamente niente e ti ritroverai con la stessa rosa, anzi indebolito pure un tantino, se vogliamo metterla così, con Osi fuori, Lindstrom l'hai venduto, Ostergaard lo stesso, comunque le cessioni che dovevi fare alcune le hai fatte, ma dalla lista dei 17 devono partire un paio per farli entrare. È sempre stata la politica del Napoli, quindi al di là della considerazione economica sulla quale si dice il Napoli non ha rilanciato, si è inserita l'Atalanta, bisogna accostarci comunque la situazione delle liste, perché nelle liste Caiust liberava il posto a Brescianini, così come il Mario Rui messo fuori rosa, ad esempio, liberava il posto per David Neres o un eventuale Gilmour se non prendi l'esterno. Siamo troppi ancora, siamo arrivati quasi al 15 agosto, oggi 14, e siamo ancora troppi. E Conte ha fatto bene contro il Modena ad uscirsene e dire tutto ciò che ha detto, ma era più mettere la società sull'attenti, scusate, la società e il direttore sportivo anche sull'attenti, forse soprattutto il direttore sportivo sull'attenti per quanto riguarda il mercato, che altro. Vogliamo prendercela con Manna? Io non riesco ad essere totalitario nel giudizio, però bisogna sicuramente sbrigarsi e dare anche a Manna però gli strumenti adatti per poter arrivare a chiuderli i colpi. E ritorno sempre sulla stessa cosa: se tu vuoi prendere un centrocampista che poi McTominay possa essere un grande centrocampista, qua non lo mettiamo in dubbio, caratteristiche tecniche e quant'altro, non ti puoi presentare col prestito, non esiste, non lo porti a casa dalla Premier un calciatore così. E quindi non vedo come possa andare avanti e come possa concludersi questa operazione a breve. Può darsi che si concluda entro il 30 di agosto, però non la concludi sicuramente a breve così. L'ultima considerazione, perché girando sui social e in privato tra amici mi sono confrontato, c'è un video della Napoli Bene su Facebook che praticamente non mi ha acceso una lampadina, ma mi ha fatto riflettere. Ve lo espongo se ve lo siete perso. Praticamente la Napoli Bene dice: l'unica cosa che posso pensare, l'unico scenario che potrebbe, diciamo, trovare un tantino di logica in tutta questa situazione è l'inserimento di Casadei
nella trattativa per Osimhen. E quindi soldi più Casadei per scambiare Lukaku e portare appunto Lukaku a Napoli e Osi va in Premier. Casadei sarebbe per caratteristiche molto vicino a Brescianini, calciatore giovane, di prospettiva. A me piace anche come profilo, devo dire la verità, ho seguito anche l'Under 20, comunque non sono ignaro alla situazione Casadei. Può anche darsi che sia così e il Napoli si sia parato direttamente prendendo poi, accettando la contropartita, più soldi per quanto riguarda l'operazione Osi. Manna è a Londra e ne sapremo di più nei prossimi giorni. Speriamo che i rapporti restano un tantino tranquilli, se di tranquillità si può parlare a Napoli in società tra l'allenatore e la presidenza, perché di un campionato controvoglia, con eventuali mal di pancia, con gente che comunque è rimasta a Napoli ma non doveva farlo, lo dovevamo evitare e imparare qualcosina dall'anno scorso. L'abbiamo fatto, al momento non ancora, e non sono qui, ribadisco e chiudo, i video sul canale parlano chiaro, non sono mai stato uno che si è scagliato a spada tratta contro la società, ma sono sempre stato assolutamente equilibrato. I fatti però dicono che non stiamo andando nella direzione giusta. Sempre Forza Napoli, un abbraccio a tutti, ciao!